Bentornati cari amiche e cari amici a questo appuntamento. Io sono Astro e voglio dare il benvenuto a tutte le persone che si stanno iscrivendo in questo momento al mio canale. Grazie, grazie, grazie come al solito. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanina in modo da poter ricevere tutte le notifiche dei prossimi video. Per qualsiasi informazione in basso avete la mia mail, il mio numero WhatsApp e per un consulto privato potete prenotarlo sulla mia pagina web www.astroevolution.net. Oggi andremo a fare un interattivo, andremo a chiedere quali saranno le prossime novità in questo febbraio 2021. Andremo a vedere mese per mese da questo momento in poi quali sono le novità, no? Per ogni mese, se ci sono delle novità per noi sull'amore, delle possibili opportunità anche per la nostra vita. Vi ricordo che non è un interattivo riguardante i segni zodiacali, io già ho fatto tutti gli interattivi dei segni zodiacali che vi lascio qui in alto e ho addirittura fatto anche il video sui transiti planetari, quindi proprio a livello astrologico, su questo link che vi lascio sempre qui in alto. Allora, come al solito, quindi noi andremo a selezionare uno dei miei cristalli, ma siccome sono delle novità, potete comunque ascoltare anche tutte e tre. Abbiamo una ametista la numero 1, un quarzo rosa la numero 2 e un numero 3 abbiamo la olite. Potete selezionare un cristallo, potete tranquillamente capire se in realtà queste novità possono avvenire per tutte e tre, però io vi consiglio sempre di fare uno in modo che poi ascolterete gli altri. Ovviamente è un interattivo molto generale, può riguardare moltissime persone o meno. Quindi capiremo un po' quali sono le novità di questo febbraio 2021 dal lavoro, l'amore e capire un po' quali sono le energie in generale anche di questo mese. Bene, quindi io vi lascio un momento di pausa per poter respirare, per poter selezionare, mi raccomando, respiriamo tutti quanti insieme perché la respirazione è ciò che ci connette sostanzialmente. Andiamo a vedere la numero 1, la nostra ametista, andiamo a capire quali sono le novità, andiamo a usare un po' tutte le nostre carte, i nostri tarocchi e anche i nostri oracoli. A proposito di novità per febbraio 2021, vi ricordo che in basso lascio il link per il primo seminario di archetipi e iconografia dei tarocchi, degli arcani maggiori, che terrò il 27 e il 28 di febbraio di questo mese, quindi potete decidere una delle date, o il 27 o il 28, e sceglierete voi insomma quale momento farlo. Lo faremo tramite Zoom, i posti sono molto limitati perché non prenderò moltissime persone. Io vi fornirò anche degli strumenti, insomma dei PDF dove potete studiare, andremo a capire proprio l'iconografia, andiamo a capire anche un po' lo studio degli arcani maggiori. Ciò che ci vuole è ovviamente un buon mazzo o di Marsiglia, che è un po' quello che preferisco, oppure di White Rider, so, quindi vedete un po' quale preferite dei due. Allora, per prenotarlo vi ricordo in basso c'è il link, oppure potete farlo direttamente sulla mia mail, mi scrivete e io vi darò tutte le indicazioni, va benissimo? Novità, andiamo a capire le novità, andiamo a prendere una carta per capire l'energia di questo mese, le novità che stanno per arrivare. Qui credo che sta per arrivare qualcosa di molto importante, c'è forse un rispetto in più da parte di una persona, c'è probabilmente anche una responsabilità maggiore che qualcuno dovrà assumersi, forse non voi, ma qualcuno vicino a voi. Una persona che in qualche modo dovrà esprimere con sé la sincerità di questo momento e darvi anche in modo molto umile delle spiegazioni per qualcosa che è accaduto nel vostro passato. C'è stato il momento di... questa è una carta che parla molto di essenza, no? Di quello che è, quindi credo che ci sarà una connessione tra voi e questa persona, una persona che in qualche modo vuole entrare in contatto con quelle che sono le vostre realtà, quella che è la vostra il vostro modo di essere. Si è proprio reso conto, si sarà resa conto questa persona che sicuramente in voi ha trovato qualcosa di interessante, qualcosa che probabilmente deve riconsiderare della sua propria vita. Certo lo farà con molta moderazione, probabilmente questa è una carta che vi invita a leggere anche
sotto le righe di alcuni messaggi, di alcuni atteggiamenti, di alcune parole che la persona in questione probabilmente potrebbe riprendervi. Sapete che dovete essere molto più autentici con questa carta e dovete andare al dunque in maniera molto più ferma. Ecco perché la persona che in qualche modo rappresenterà questa carta, che è la modestia, ehm, vi dovrà dare anche delle spiegazioni e voi in qualche modo dovete rispondere con una determinata precisione in quello che in realtà sta succedendo dentro di voi. Penso che sia più una relazione, penso che sia una conversazione importante da dover prendere e probabilmente siamo davanti ad un dunque, no? E quindi a questo punto cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo considerare? Una carta molto meditativa, una carta che riparte e ripiega molto sulla il rispetto di noi stessi, ma anche delle persone che è vicino a noi. Sapete che dovete in qualche modo ascoltare attentamente la persona perché questa è un'energia importante da non sottovalutare proprio durante questo mese. Capiamo un po' qual è l'arcano maggiore che caratterizzerà queste novità, qual è la novità importante. A quanto pare quindi qua già, come potete vedere, c'è una novità riguardante una persona, qualcuno vicino a voi, qualcuno che in qualche modo ha bisogno forse di esprimere un po' se stesso e rendervi forse anche un po' partecipe sulla vostra vita. Eh già, è qualcuno del vostro passato, è una persona che sicuramente vuole in qualche modo riconsiderare alcuni aspetti di voi. Purtroppo è una persona che in qualche modo non si è comportata bene, il diavolo rappresenta sempre un legamento con il passato, rappresenta sempre un legame, qualcosa che in qualche modo riporta a voi, al vostro passato, i vostri sentimenti. Qui ci sono stati dei sentimenti di rabbia che in qualche modo questo mese verranno riaffrontati e verranno anche forse superati in qualche modo, grazie anche ad una voglia di riniziare qualcosa di importante e di sincero grazie a questa carta della modestia. Ovviamente dentro c'è ancora quel sentimento poco chiaro, quel pizzico ancora di malestare quando questa persona ritorni, ma credo che proprio questo rappresenti anche un po' il superamento di un attaccamento quasi morboso, quasi ossessivo verso una situazione che avete vissuto. Forse febbraio o questa novità potrà in qualche modo regalarvi un po' un passo verso qualcosa di nuovo. Sapete che questo potrebbe essere anche una carta riguardante a dei problemi economici, a delle situazioni per esempio che avete affrontato nell'ultimo periodo. Probabilmente è una carta che sta parlando di questo vostro malestare a livello proprio personale, che in qualche modo vedo in un superamento o forse nell'affrontarlo in maniera diversa, proprio anche dovuto al fatto che bisognerà agire. La carta del diavolo rappresenta un po' il nostro primo chakra, il nostro impulso, la nostra passione, qualcosa che in qualche modo vuole raffigurare il nostro modo di essere, no? Di affrontare la nostra vita. Sapete che con questa carta solitamente il lato oscuro di noi stessi viene spesso evidenziato, ma nel momento in cui vi si illumina, viene evidenziato, noi riusciamo in qualche modo ad eliminare quell'aspetto della nostra vita che non fa più parte, no, di noi. È una devozione anche molto egoistica questa carta, probabilmente anche un po' materialistica, no? È molto concepita sulle nostre passioni e in qualche modo ci tengono legati e molto lontani dalla nostra felicità. Questa è una carta che spesso ci ha allontanato da qualcosa che non poteva darci la serenità o la felicità di vivere. Ho la sensazione che qui probabilmente potrebbe essere una persona del vostro passato che possa ritornare, ma sapete che questa persona ancora ha dentro delle situazioni un po' poco chiare che secondo me
devono essere riaffrontate in qualche modo, riviste in una chiave un po' diversa rispetto a quello che avete vissuto fino adesso, perché in qualche modo c'è una voglia, una riconsiderazione in tutto ciò che è stato, insomma, la vostra vita, la vostra passione, no? E c'è un attaccamento molto forte che vi sta ristringendo ed è probabile che questo è anche un periodo, una novità nel volersi anche disimpegnare di una situazione o forse trovare o andare fuori da questa limitazione che in qualche modo stavate avendo. Una discussione che sarà ripresa, sicuramente ripresa o in qualche modo anche affrontata. Mi raccomando non infrangere le regole con queste due carte, perché in qualche modo dovete essere sempre vivi e pronti nell'affrontarlo, va bene? Andiamo a vedere un po' con le nostre carte come sarà questa novità, no? Di questa persona, forse che ritorna dal vostro passato e nel voler riprendere in qualche modo una voglia recuperare, sapere in qualche modo, vedete, forse voi avete voglia di scoprire qualcosa di importante o di nuovo proprio durante questo periodo e sarà interessante capire proprio perché questo è un momento in cui forse moltissimi di voi prenderanno in considerazione o risveglieranno dentro di sé la voglia di ricreare qualcosa di importante nella vostra vita. Il sette di coppe rappresenta un po' di confusioni che probabilmente voi stavate vivendo, forse una paura, un eccesso di quelle che sono state le vostre realtà. Non vi preoccupate perché poi in realtà vedete come ci sono delle carte che vi fanno riaffiorare da questa situazione. Forse supererete, sfiorerete probabilmente anche una situazione abbastanza spiacevole, ma in qualche grado riuscirete ad affrontarla grazie anche alla vostra determinazione. Effettivamente le figure più importanti sono l'imperatrice, che in questo caso rappresenta la grande stabilità che voi ormai avete per affrontare qualsiasi tipo di situazione. Ritorna questa persona, ritornerà perché in qualche modo avrà voglia di scoprire qualcosa di voi, di sapere in realtà come state. Quindi sicuramente una novità importante di questa stesura è il ritorno di una persona del vostro passato. Voi però dovete cercare di trovare la vostra serenità, no? In qualche modo durante questo periodo perché c'è una grande opportunità che questa persona possa in qualche modo anche riconfondervi nuovamente. Sicuramente avete già delle idee molto chiare e questo vi permetterà anche in qualche modo con il 9 di denaro e la regina di l'imperatrice di affrontare la vita in maniera diversa rispetto a come l'avete fatto. Vi lascerà forse qualche piccolo strascico di dire ma perché si è fatto vivo, per quale motivo, cosa c'è in questa persona, qual è il suo modo di per quale motivo io sto vivendo in questo modo, però sappiate che c'è una realtà, no? Una situazione che in qualche modo deve essere affrontata. È come se voi durante questa settimana ci sarà questa grande opportunità, questa grande novità nel voler finalmente ridiscutere con questa persona. Se voi già siete fidanzate, per esempio, non avete, o già avete qualcuno nella vostra vita, questo è il tipico mese in cui possono ritornare dei discorsi che verranno affrontati con molta più maturità, per esempio, discorsi che con la coppia in qualche modo non erano stati avete evitato di farli perché in qualche modo ci possa essere qualcuno. Per le persone single, queste sono delle carte interessanti perché possono rappresentare anche l'incontro con una persona. Qui però c'è una grande passione, devo dire. Potrebbe rappresentare o raffigurare una persona che o è stata già vostra o in qualche modo sembra un po' una persona che avete già vissuto nella vostra vita, no? È interessante capire proprio come questa persona in realtà finalmente riuscirà ad affrontare un periodo di stallo che voi avete nella vostra vita, forse da tanto che siete single e quindi volete avere qualcosa di importante. Credo che questo potrebbe essere veramente un momento ideale proprio per lasciarsi anche andare. Le questioni economiche sono molto evidenti anche perché il diavolo come carta centrale di questo mese rappresenta proprio l'eccesso, e in realtà poi vedremo qui ci sono carte molto importanti
Di conseguenza qui si deve muovere qualcosa. Sapete però che prima di affrontare qualcosa di importante dovete fare i conti con una situazione abbastanza spiacevole o forse una scelta abbastanza dura, ma che sarà fortunatamente necessaria, perché grazie a questa scelta dura o a questa situazione abbastanza forte, voi riuscirete a prendervi anche nuovamente un po' il vostro modo di essere. Ricordatevi che questi sono dei regali, delle novità che vi stanno arrivando, no? Sono delle situazioni che serviranno in qualche modo anche a sbloccare un po' la vostra mente, che spesso e soprattutto in questo periodo sono un po' confusionarie, avete tantissime idee per la testa, l'energia principale è il 7 di coppa, quindi sapete che ci sono delle tante cose, tanti pensieri per la vostra testa che in qualche modo non riuscite a mettere giù, no? A dare una stabilità. Invece secondo me durante questo periodo sarà interessante per capire proprio che grazie a questa situazione qualcosa in realtà si sta per muovere e vi permetterà anche in qualche modo di rimettersi in gioco, no? Per affrontare anche delle novità. Va bene, quindi credo che siano novità innanzitutto il parlare chiaro con una persona. Quindi questa persona che ritorna, forse c'era qualcosa che non avevate ancora affrontato al 100% e quindi riuscite in qualche modo a rimettervi in contatto. Per le persone che stanno insieme a qualcuno, qui c'è sicuramente una voglia di rimettere in discussione qualcosa che era stato evidentemente tralasciato, ma vedo che anche questa cosa in qualche modo fa sì che non rimanga più un tabù, un alibi, ma possa andare avanti. Questioni economiche abbastanza importanti, ma prima di queste c'è bisogno anche di fare delle scelte importanti o qualcosa di abbastanza forte potrebbe succedervi anche per voi. Credo che siano importanti queste carte, l'importante è avere una grande modestia nelle nostre vita. Sappiate che se vedete il diavolo e la torre non sempre significa che tutto sia negativo, qui ci sono delle scelte molto importanti da dover fare o comunque come dico sempre è l'universo che vi metterà davanti ad una scelta importante e il diavolo è anche un po' il controllo che noi abbiamo della nostra vita, quindi forse queste carte vi stanno invitando e come si vede a sciogliere un po' questo vostro controllo e magari anche guarire qualcosa del vostro passato. Sappiate che l'energia dell'imperatrice, vista che è l'arcano maggiore più importante delle nostre stesure, secondo me è primordiale in questo momento. Abbiate un grande contatto con la vostra consapevolezza. Bene? Allora andiamo a vedere quindi chi ha scelto la numero 2, il quarzo rosa. Allora, a proposito di novità che ci saranno durante febbraio, durante il mese di febbraio, in basso vi lascio il link per il primo seminario di iconografia e archetipi degli arcani maggiori. Lo faremo via Zoom, sarà una classe molto limitata di persone, io vi lascerò anche del materiale per poter studiare. È un seminario che sarà o il sabato o la domenica, io l'ho già diviso in due perché so che siete già in tanti che me l'avete chiesto, di conseguenza non volendo fare un grande corso con tante persone che poi non si capisce nulla, preferisco farlo diviso e passare in compagnia un pomeriggio dove possiamo veramente discutere di quelle che è la nostra passione. Ovviamente è un corso per chi ha voglia di imparare i tarocchi, anche per principianti, perché partiremo proprio dalla base fino a dei piccoli dettagli che secondo me sono anche molto interessanti sull'iconografia e che cosa in realtà rappresentano queste nostre carte. E potete fare la vostra prenotazione sul mio sito web, in basso vi lascio il link, oppure potete contattarmi in privato e prenotarvi attraverso altri metodi di pagamento che solitamente non avete, va benissimo? Allora andiamo a vedere quindi qual è il vostro oracolo del mese, andiamo a capire qual è l'energia principale, quale novità, no, di questo febbraio 2021 per tutti coloro che hanno scelto la numero 2 o il quarzo bianco, scusatemi, bianco rosa. Andiamo a vedere. Scusate che non ci vedo tantissimo, io purtroppo non ho adesso in questo momento. Questa è una carta di grande sanazione, forse anche un po' di cura di voi stessi. Probabilmente questo è un momento in cui riuscirete ad affrontare alcuni momenti difficili che avete vissuto fino a questo momento, correggere qualche piccolo errore, no, che avete commesso probabilmente e iniziare ad affrontare passi nuovi. È una carta che parla di
occuparsi delle cose, fare le cose e lasciarle un po', no, così come sono, no, lasciare in modo che in qualche modo si elimina, qualcosa della vostra vita. È una carta di equilibrio, di restaurazione del vostro equilibrio. Probabilmente durante questo mese molti voi che avete scelto il quarzo rosa vedo che c'è un'eliminazione di un potere difficile che avevate vicino a voi, qualcosa che in realtà avete sbagliato e in qualche modo riuscirete a correggerlo. Lo correggerete grazie alla vostra attenzione nei confronti di questo aspetto, di questa cosa che in qualche modo avete affrontato. Lo correggerete anche grazie ad una opportunità che probabilmente vi potrebbe accadere. Non lo so. Avete sbagliato nel dire qualcosa, avete sbagliato nell'inviare qualcosa. Questo potrebbe essere il mese in cui tutto quello che avete sbagliato o sentite di aver sbagliato potrebbe essere ripreso e rifatto e riformulato in maniera diversa. Tutti abbiamo sicuramente fatto qualcosa di erroneo durante il nostro passato, ma grazie al vostro modo di adattarsi anche alle situazioni vi permetterà anche di dare qualcosa di importante. È un momento interessante perché secondo me questa carta potrebbe raffigurare o raffigura in realtà una grande stabilità, una grande azione anche, però questa azione la potete fare solo attraverso i vostri passi, senza l'aiuto di nessuno, cioè riuscirete in qualche modo ad affrontare qualsiasi sia la vostra realtà in maniera sicuramente diversa rispetto a come l'avete vissuto fino ad adesso. Andiamo a vedere, voglio capire bene qual è l'energia con un arcano di questa. Vedete, c'è una novità, qui c'è un messaggio che vi sta per arrivare, un'opportunità sicuramente importante. Il giudizio è un po', sono un po' un suono di trombe, qualcosa che sta arrivando nella vostra vita, che vi darà in qualche modo anche una piccola scossa nel dire ragazzi siete pronti perché qui c'è qualcosa di importante che sta per arrivare. Quindi in qualche modo cercate di prendere in considerazione il vostro modo di essere, è un annuncio, no? Un annuncio di qualcosa di nuovo che sta per arrivare. Quindi ricorda, questa carta ricorda e vi ricordo anche a voi il potere del perdono, quindi in qualche modo c'è da perdonare qualche situazione, da andare avanti soprattutto su qualcosa di importante. Ricordatevi che ci sono situazioni interessanti perché le persone che raffigurano un po' quelle qui sotto sono quelle figure che in qualche modo sono vicino a voi. Insomma, grazie al vostro potere, al vostro modo di essere, queste persone possono avere una speranza in più, un modo in più. Forse darete la speranza a qualcuno, è possibile che vi troverete davanti a un'opportunità o qualcuno vi darà una nuova occasione. Cioè qualcuno è molto probabile che con queste due carte viste vicino vi darà un'occasione in più, vi dirà guarda possiamo andare avanti, possiamo continuare in questa situazione, però c'è una comunicazione importante da fare, quindi c'è da comunicare qualcosa di importante in questo momento che non deve essere sottovalutato. Quindi c'è un'opportunità sicuramente anche nel ricostruire un rapporto, nel ritornare insieme ad una persona, ma questo deve essere fatto in maniera più, come posso dire, dovete essere in grado anche voi di capire dove sono stati gli sbagli, perché tutti sbagliamo, soprattutto in una relazione. Quello potrebbe essere un 50 e 50, ma qua c'è l'opportunità di correggere il colpo, di trovare una situazione nuova, di rimettersi forse anche a ricomunicare con una persona. Qualcuno vi potrebbe anche parlare degli errori che ha fatto. Ecco, qualcuno vi potrebbe dire, esprimere qualcosa di importante nel dire io ho fatto degli errori, perdonami. Siccome questa carta parla molto spesso del perdono e il giudizio parla sicuramente di un possibile perdono anche di una persona. Molti adesso mi diranno no, io non perdonerò nessuno. Invece secondo me dovete tenerlo in considerazione, va bene? Allora, andiamo a vedere delle carte con i nostri tarocchi, andiamo a capire quali sono le novità per questo mese di febbraio. Qui già vedo quindi una persona che tornerà anche qui, o comunque qualcosa che avete sbagliato che si aggiusta, qualcosa di importante della vostra vita che si sta per aggiustare. Vi daranno anche una possibilità, secondo me, va bene? Il matto.
il 9 di coppa, questo è anche un po' uscire dalla vostra zona di comfort, fare qualcosa che fino a questo momento probabilmente non eravate riusciti a fare perché eravate un po' troppo vicino a, sì, ecco, mi viene da pensare, eravate un po' troppo chiusi, no? Oppure stavate sempre nella stessa storia, nella stessa dimensione, in qualche modo va bene stare nelle cose conosciute, va bene stare nella nostra zona del comfort, ma il matto è un'energia che vi indica un po' di lanciarsi su qualcosa di nuovo e di lasciarsi anche andare sulle vostre emozioni. È un contatto anche con la propria famiglia, è proprio il contatto anche con la propria origine, con la propria terra, col proprio benestare. Sapete, qui mi viene a pensare che forse qualcuno di voi ha tralasciato un po' il proprio mondo per seguire qualcosa che in realtà non era la sua. E quindi in qualche modo adesso c'è voglia di ritornare a quella che poteva essere la propria vita, la propria routine, il proprio modo di vivere, le persone proprio che erano tipiche della vostra vita, perché qui c'è un attimo un pizzico di sofferenza, il 3 di spada, c'è un attimo un pizzico di sofferenza in quello che si stava facendo fino a questo momento ed ecco perché la novità più importante è ritornare un po' alla propria vita, al proprio ritmo di vita. Eh sì, qui c'è la giustizia, il carro, quindi una voglia assolutamente di seguire quello che sono delle grandi opportunità, no? E la ruota della fortuna, se di denaro e ruota di fortuna. Fondo al mazzo il 9 di coppa, vi siete un po' troppo isolati in questo momento, vi siete un po' troppi lasciati andare, questo in qualche modo vi ha lasciato un po' scoperti. C'è l'opportunità questo mese di ritornare sui propri passi, nel ritornare anche a fare ciò che realmente a voi vi piace, ciò che realmente a voi sta a cuore in qualche modo, no? Voi sapete che il matto è il tipico felice vagabondo, no? Che vede la vita attraverso gli occhi di un bambino, di qualcosa di spensierato, ed è un po' quella figura che un po' vi rappresenta, un archetipo molto interessante perché rappresenta proprio quell'aspetto che abbiamo ognuno di noi di viaggiare, di lasciarsi andare, di attraversare la vita in maniera diversa, di vivere magari la vita in maniera più spensierata, quindi un'esperienza che può insegnarci anche qualcosa. Forse eravate un po' troppo bloccati o vi siete troppo bloccati in questo momento in qualcosa che non stava tanto funzionando. Ed ecco perché questa zona di comfort che vi siete creato vi ha dato un po' di sofferenza. Lo sentirete ancora a febbraio finché non troverete questo impulso, questa spinta di dire ma forse io devo in qualche modo andare via, devo in qualche modo allontanarmi da una situazione perché probabilmente non è la situazione giusta, ecco quella che sto vivendo. La giustizia è sicuramente una carta che fa rispettare le leggi, fa rispettare i nostri principi, la nostra vita, no? Quello che abitiamo è solitamente un arbitro supremo nelle nostre carte, quindi ci dà sempre una mano, no? Per in qualche modo tagliare, no? I nostri sensi di colpa, il non sentirsi proprio adatto. E proprio una volta che noi abbiamo tagliato questo senso di colpa, possiamo con il carro avventurarci verso qualcosa di nuovo, andare verso una realtà, diciamo più verso quello che noi desideriamo, no? Una realtà fatta di nostre opportunità. Qua siete un po' vittime di qualcuno, siete vittime di una credenza falsa, di una persona che vi sta facendo credere qualcosa che non è, e quindi di conseguenza state un po' andando oltre. Riuscirete durante questo febbraio di prendere un po' il vostro cammino, quello che in realtà è la vostra realtà, no? Vedete, il carro è un veicolo in movimento, è qualcosa che si sta per muovere, così come la ruota della fortuna subito dopo. Quindi indica spesso un grande cambio che sta per arrivare, no? Al comando di questo carro c'è una persona che comanda le nostre pulsioni, no? Sia fisiche che emotive, quindi spesso si oppongono, no? E in questo caso bisogna anche equilibrarle, per quanto siano la nostra mente, il nostro corpo, il nostro cuore, la nostra mente, dobbiamo in qualche modo equilibrarle per poter avanzare. Ecco perché qui c'è una bella novità, perché riuscirete in qualche modo ad uscire fuori da questo blocco, da questa vostra situazione che stavate vivendo, eh? Sicuramente perché c'è la voglia anche di lasciarsi andare. Allora, per le persone per esempio che vivono una relazione, questo potrebbe essere finalmente un chiarimento su qualcosa che non era stato chiarito fino adesso e finalmente lasciare andare voi stessi nel dire qualcosa. Attenzione perché qui potrebbe essere nelle coppie che c'è qualcuno che in realtà è un po' sofferente.
che non sta tanto bene a casa con voi, o c'è un amore che forse si sta spegnendo un attimo, quindi guardatevi bene, forse c'è un continuo fare delle cose, un continuo essere sempre con la stessa situazione, quindi dovete dare un attimo una marcia diversa a questa relazione. Per le persone single lasciatevi andare tantissimo, perché queste sono carte che finalmente un po' vi invitano ad uscire dalla vostra routine. Adesso me ne direte tante sotto, però in qualche modo dovete anche affrontare delle conoscenze, delle opportunità in maniera diversa rispetto a come le stavate vivendo adesso. Adesso non mi dite che siete chiusi, perché in realtà non lo siete, so, ho sentito che siete magari aperti, quindi quello che c'è da fare è semplicemente adesso attivarsi, conoscere persone nuove, chiamare delle persone magari con cui avete sbagliato per poter ricontattarvi, anche degli amici o delle persone, perché in qualche modo c'è il bisogno di muoversi qua, di muoversi di più. A livello economico queste carte in realtà parlano di un problema che voi avete avuto o di una vostra mancanza che in qualche modo deve essere di nuovo riaffrontata. Siccome c'è la giustizia, credo che sono problemi anche legati a dei documenti che avete fatto. Le cose si sbroglieranno, però dovete muovervi immediatamente perché non c'è tantissimo tempo. Queste sono ottime novità. La prima cosa è uscire fuori da una zona di comfort che in qualche modo vi hanno messo, secondo me. Qualcuno sta facendo credere che questa è una realtà, ma secondo me non è la realtà che voi pensate. Due, perdonatevi questo errore, avete l'opportunità di riprendere questo errore che avete fatto, vi verrà perdonato, in qualche modo sarete anche voi a perdonare in qualche modo, o anche di riprendersi un po', no, su quello che è stato fatto. E tre, qui ci sono delle opportunità per forse rimettersi un attimo in gioco sulle questioni relazionali, mi raccomando, quindi i rapporti soprattutto stanno un po' diventando un po' troppo monotoni, cioè qui c'è tanta area di spinta, di cambio, quindi cercate di capire dove state andando sinceramente. Le persone singole devono lasciarsi andare, qui adesso si può muovere, si può camminare, a quanto ho visto, insomma ho visto delle immagini pazzesche, quindi mi raccomando fatelo. 4, c'è bisogno in qualche modo anche di economicamente rivedere qualche vostro piccolo errore, forse nelle questioni economiche, qualche piccolo errore che avete fatto da rivalutare, o forse se non l'avete fatto voi, forse ve l'ha fatta anche un commercialista o qualcuno, quindi occhio perché questa cosa sicuramente si risolverà, però insomma è da rivedere molto attentamente, va bene? Allora, grazie come al solito, lasciate un like al video e noi passiamo alla numero 3. Andiamo a vedere la numero 3 che è la nostra amica. Allora, numero 3, novità per febbraio 2021. Ricordo che come al solito in basso lascio la descrizione delle pietre. E a proposito di novità, anche a voi della Olite vi ricordo che fine febbraio 27-28 ci sarà il seminario su archetipi e iconografia dei tarocchi degli arcani maggiori. Molti posti limitati, sono pochissimi, quindi veramente non capisce niente. Quindi mi raccomando, andate magari a prendere, a vedere qual è, insomma, giù in basso come si prenota, se volete partecipare. Se volete il programma intero potete scrivermelo, io vi mando il PDF con tutto quello che si farà. Solitamente non lo faccio perché poi c'è gente che copia. Allora andiamo a vedere qual è la vostra energia, amici che avete scelto l'Aulite di questo mese. Wow, il tuono. Il tuono è un po' la torre, sostanzialmente, però è una carta forte, è una carta di grande impulso e di grande impeto questo mese, quindi sicuramente ci saranno delle novità perché qualcuno entrerà a, non lo so, a scuotervi nella vostra vita, a prendervi all'improvviso e dirvi cosa sta succedendo, prendervi dalle spalle e dire dai, forse è arrivato il momento di fare dei cambi drastici, probabilmente anche della vostra vita molto forte, che in qualche modo vi faranno un po' distaccare da quella che è la realtà che state vivendo in questo momento. È un po' imprevedibile questa carta, come lo siete anche voi, lo sarete anche voi, però questa carta porta sempre delle grandi novità. È imprevedibile perché rappresenta un po' l'universo che vi sta dicendo qualcosa.
Forse siete delle persone che state un po' troppo rimurgitando sulla stessa cosa, pensando esclusivamente su ciò che dà, papà. Allora qui l'universo vi arriva e vi dice basta, qui c'è un nuovo modo di pensare, c'è una nuova occasione, un nuovo opportunità. Certo fatto sta che il tuono spesso manda un po' in crisi, ve lo dico. Quindi è una carta che sì, più che una novità è una crisi che vi arriva. Potrebbe anche essere un colpo di fulmine questo. Potrebbe essere un uomo o una donna che entrerà nella vostra vita per puro caso, che siate sposati, che siate fidanzati, che siate single, che qualsiasi cosa, una persona che vi scuoterà anche la vita. Ed è forte, perché in qualche modo sono delle emozioni che dovete imparare anche a gestire, perché sono delle emozioni che lasciano un po' traumatizzati, dici wow, allora siamo pronti a canalizzare queste energie, questo poi me lo farete sapere, me lo direte voi, no? Andiamo a vedere qual è l'arcano maggiore che caratterizzerà questo vostro mese di febbraio, no? Qua già vedo quindi delle novità forti ma molto importanti. Il matto, wow! Io amo questa carta perché in queste carte viene rappresentato come una carta molto neutrale, ma in realtà illumina il settimo chakra, no? Solitamente si pensa al matto come il primo chakra perché si attiva, è una carta che parla di attivazione, è una carta che parla di... Sì, però ricordatevi che le prime quattro carte degli arcani maggiori, quindi il matto, il mago, la papessa, l'imperatrice, sono carte esistenziali ancora, cioè parlano di impulsi, di energie, non parlano di cose concrete. La prima carta che parla di cose reali, per esempio il mago ha tutto nelle mani, sta tutto per iniziare qualcosa, ma ancora non lo ha iniziato, o meglio, ha messo un po' le idee per capire quello che sta per fare. La papessa mette sicuramente la sua intuizione, l'imperatrice metterà l'organizzazione, no? Per far capire. La prima carta che parla di grandi passi in avanti è sicuramente l'imperatore, perché è molto più concreto, è una carta materiale, è quando seriamente facciamo una cosa. Queste sono carte ancora un po' troppo intuitive, sono ancora di sensazioni che non hanno una grande potenza, però hanno una grande visuale. Il settimo chakra nel matto è straordinario perché parla in realtà di quello che sta già per avvenire. Ho quelle sensazioni nel dire io c'è un qualcosa che mi guida a vivere questa emozione. Questa emozione è forte, quella che state per vivere, perché è un'emozione secondo me anche un po' adolescenziale, dipenderà anche dalla vostra età, ma qualunque essa sia, è quella età un po', quella sensazione in cui vi lasciate andare a qualcosa che già sentivate nell'aria, ma arriverà, forse inaspettatamente arriverà, e arriverà anche a dirvi un po' quello che potrebbe succedere o meno nella vostra vita. Sapete che vicino a voi c'è sempre quell'animale fedele che in qualche modo scruta prima di voi, quindi il vostro intuito già vi sta guidando verso qualcosa di importante e soprattutto portatevi con voi questo grande bagaglio di esperienza che avete. Forse è arrivato il momento di non essere più quella che eravate, di non stare sempre sotto le regole delle persone. È un lancio importante perché è un lancio che parla di grandi cambi che solitamente possono avvenire nella vostra vita e di lasciarsi anche un po' andare rispetto a quelle che sono state fino adesso situazioni che proprio sai, non avevano senso, c'è qualcosa che non c'era senso nella vostra vita. Allora qui arriva il tuono, vi sbuzzola e vi lancia, vi butta verso nuove avventure, vi lancia verso un nuovo inizio di qualcosa e lo potete vedere. Sapete anche qual è la carta più interessante? Il chakra, sapete perché è illuminato il chakra in queste carte del settimo? Perché abbiamo una sorta di innocenza e soprattutto perché il matto rappresenta l'apertura mentale, un'apertura mentale nel voler sì prendere delle decisioni per il vostro percorso, però in qualche modo dovete anche imbarcarvi, no? Verso qualcosa di nuovo, di importante. Qui secondo me non c'è bisogno di prendere grandissime decisioni, non c'è bisogno di dire perdo l'opportunità, no, qui dovete semplicemente lanciarvi in uno spazio nuovo, confidare nell'universo, stare al sicuro che qualcosa sicuramente ci sarà. Una frase che avevo letto nel libro di Jodorowsky era interessantissima, era proprio un lancio, un salto nell'ignoto, e quindi una carta che parla proprio di questo, di lanciarsi completamente fino a qualcosa di importante.
importante, eh. Qua sta per arrivare anche qualcuno, secondo me, nella vostra vita. Andiamo a vedere un poco con delle carte, capire un po' quale sarà la prima energia. Il fante di coppa, questo è questo qualcuno che vi stavo dicendo, è un amore, è una carta interessante il fante di coppa, perché in qualche modo è una carta che parla di sentimento, sì, è una carta che parla di sentimento, è una persona, potrebbe essere un segno di acqua, è molto interessante, che solitamente non si abbassa a delle situazioni. C'è una grande sensibilità nel fante di coppa, no? Una sensibilità, una gentilezza, probabilmente anche qualcosa di nuovo, di spinto. Sapete, i fanti parlano sempre di notizie nuove, di opportunità nuove. La cosa importante da poter fare è essere emotivamente aperti, perché questo è un bisogno di amore. Il fante è proprio il bisogno di amore. Anche un po' soddisfatto come fante di coppa, perché c'è una insoddisfazione perché è troppo giovane, troppo sensibile, ma è troppo fantasioso e quindi il suo cuore molto spesso è sempre aperto all'amore e di conseguenza ha bisogno di colmare questo amore, quindi bah, chissà che forse questa persona che conoscerete ha anche in realtà questo grande bisogno di amore, una persona che sicuramente è stata ferita, una persona che ha vissuto delle grandi ferite, molto sola. Molto sola, qui c'è una persona sola che arriverà nella vostra vita, che ha avuto delle grandi sofferenze, forse anche grazie a voi in qualche modo si lascerà andare, sa perfettamente però che c'è qualcosa di nuovo che sta per arrivare, anche voi nelle vostre sofferenze, perché questo 10 di spada e questo 5 di coppe possono un po' rappresentare anche voi, possono anche rappresentare questa sofferenza che avete dentro e non riuscite ad andare oltre, ma dovete liberarvene di ciò. Ecco la liberazione dov'è. Il cavallo, questo è un po'. Il cavallo di bastoni rappresenta il cavallo di Marte, non so se ve l'ho mai detto, ma rappresenta il cavallo di Marte, questo guerriero che arriva sempre pronto all'avventura, a lasciarsi andare su qualsiasi cosa, ed è un po' il tuono che sta per arrivare, questo impulso. Questa persona in realtà quello che ha, questa persona che conoscerete, uomo o donna che sia, come al solito non hanno sesso le mie carte, è una persona che ha bisogno di avventurarsi su qualcosa di nuovo. E come lo vedi sempre all'avventura? Lo vedi sempre con questi cavalli, il cavallo di bastoni parla di avventure nuove. Però sapete una cosa, che il cavallo di bastoni purtroppo è una persona molto avventurosa, ricca d'amore ma piena di avventure e di voglia di avventure, anzi direi più di avventure di rischio, è pieno di rischio, è sempre una persona che sperimenta, che ha bisogno di divertirsi, di andare avanti, forse anche questa sensazione che voi avrete nel conoscere questa persona, che vi lascerà una grande passione, una grande voglia di aprirsi, e io vi ho detto che questo è un colpo di fulmine, ve lo dico già, una persona proprio importante. Quindi la cosa che potrebbe un po' compromettere questa conoscenza è l'attenzione, perché è una persona che si scoccia subito, è una persona che in realtà ha bisogno sempre di nuove attenzioni, non sta mai fermo. Wow, e questo potrebbe essere sì anche un modo di capire anche il vostro sentimento, il vostro modo di essere, la forza, il 9 di bastoni e il 7 di bastoni. Finitela qui di prendervela con la vita, di essere sempre indaffarati, di non trovare mai quella pace dentro di voi, queste anime inquiete, no? E che spesso siamo. Perché qui adesso una nuova inquietudine, una nuova avventura sta per arrivare. Lasciatevi andare perché questa è proprio una conoscenza. È proprio un amore, vedete la carta centrale, è proprio il fante di coppa che è sicuramente un amore che sta per arrivare, con delle sue sofferenze, ma soprattutto degli istinti da dover colmare, delle prerogative anche del vostro modo di affrontare l'amore, ecco, sostanzialmente, no? Quindi siate delle persone come un po' questa figura della forza, no? Questa bella signora che tiene questo leone, questo istinto, no? Quindi controllate pazientemente questa vostra forza perché mi viene da pensare che è tutto un film, no? Perché poi vedete questo impulso che potrebbe un attimo mangiarvi, questo sentire dentro quella sensazione che vi divora, ecco questa, o che volete mangiarvi il mondo, ecco questa è proprio la sensazione che avrete per uscire fuori finalmente da qualche piccola tristezza o vivere comunque in qualche modo questa relazione nei migliori dei modi, mi raccomando.
Va bene, allora come al solito io vi lascio, vi do un bacio, un abbraccio e qualsiasi informazione noi ci sentiamo. Vi ricordo il seminario qui in basso, lasciate un like e alla prossima.